Ciao a tutti, io sono Diana e questo è il canale di Classe Italiana. Sapete già che in italiano si può dire questo mi stanca e che non si può dire questo mi arrabbia? E come si può dire in alternativa? Leggiamo insieme la presentazione di Agata e faremo molte scoperte interessanti. Mi chiamo Agata e sono una giovane donna di 35 anni. Sono una cuoca, anzi, per la precisione, faccio la capocuoca. Lavoro in un ristorante molto famoso nella mia città, molto grande e con tanti clienti esigenti. Mi descrivo come una lavoratrice inarrestabile perché non mi stanca cucinare, mai. Anzi, mi ricarica vedere un piatto finito. Invece mi intristisce sempre molto che qualcuno faccia una critica negativa su un mio piatto a cui ho dedicato tempo o che lasci il cibo nel piatto, perché per me cucinare per qualcuno è come fargli un regalo e, beh, inutile dirlo, è molto brutto se alla persona non piace il regalo che le hai fatto, no? Questo mi fa sentire molto triste. Insipido è l'aggettivo che temo di più. Invece mi fa arrabbiare tantissimo trovare la cucina in disordine. Per me la pulizia e l'ordine sono fondamentali. Mi fa davvero uscire di testa che i miei colleghi non rispettino le regole per la gestione degli spazi comuni e che trovino delle scuse stupide o che diano tutti la stessa risposta, cioè non era compito mio. Questo non esiste, a turno tutti dobbiamo farlo. Ma mi fa sorridere che abbiano tutti paura della mia reazione. Infine mi fa sentire felice che i clienti del ristorante abbiano un bel sorriso mentre mangiano. Infatti qualche volta mi nascondo in un angolo della sala e li osservo per vedere che faccia fanno quando assaggiano i miei piatti. Interessante la descrizione di Agata, vero? È focalizzata sulle cose che le portano emozioni o sensazioni positive e su quelle che le portano emozioni o sensazioni negative. Ve la ricordate? Vediamo insieme che cosa abbiamo compreso. Agata dice che è una cuoca molto precisa, una capocuoca. Una capocuoca, esatto. Lei dice: per la precisione sono una capocuoca. Per la precisione è un'espressione che si usa spesso quando si vuole puntualizzare qualcosa. È possibile anche usarla per puntualizzare qualcosa con un tono un po' critico, come per esempio: sei in ritardo, l'appuntamento era mezz'ora fa, per la precisione quasi 40 minuti fa. Ma torniamo ad Agata. Agata dice che potrebbe lavorare in una cucina senza fermarsi mai. Quando finisce un piatto si sente scarica. Potrebbe lavorare in una cucina senza fermarsi mai. Agata dice: non mi stanca cucinare. Agata dice che non ama regalare il suo tempo ai clienti che la criticano. Non si sente felice se i clienti la criticano. Non si sente felice se i clienti la criticano. Agata dice: mi intristisce che qualcuno faccia una critica negativa su un mio piatto. Agata dice: non le piace che i colleghi non tengano in ordine gli spazi comuni? Non è compito suo tenere in ordine gli spazi comuni. Non le piace che i colleghi non tengano in ordine gli spazi comuni. Agata dice: mi fa uscire di testa che i colleghi non rispettino le regole per la gestione degli spazi comuni. Bene, adesso il testo è chiaro e possiamo concentrarci sulle espressioni che Agata ha usato per comunicare le sue emozioni e sensazioni positive e negative in ogni situazione, cioè queste frasi qui. Non mi stanca cucinare, mi ricarica vedere un piatto finito, mi intristisce che qualcuno faccia una critica negativa sul mio piatto, mi fa arrabbiare trovare la cucina in disordine, mi fa uscire di testa che i colleghi non rispettino le regole per la gestione degli spazi comuni, mi fa sentire felice che i clienti del ristorante abbiano un bel sorriso mentre mangiano. Spesso Agata usa la struttura mi più verbo, terza persona singolare, più infinito. Questo è sempre possibile con un verbo transitivo e quando l'infinito della frase dipendente si riferisce al pronome. Stancare e ricaricare sono verbi transitivi.
L'azione di cucinare e di vedere si riferisce a mi, cioè alla persona che prova l'emozione o la sensazione. Per questo non è possibile dire mi arrabbia trovare la cucina non pulita. Arrabbiare non è transitivo, quindi non posso usare questa struttura. Anche mi intristisce è transitivo, ma non ha la stessa combinazione con l'infinito che abbiamo trovato per esempio in non mi stanca cucinare. Infatti Agatha dice mi intristisce che qualcuno faccia una critica negativa. Perché non c'è l'infinito e c'è questa nuova struttura? Perché l'azione della frase dipendente dopo il che, cioè faccia, non si riferisce al mi, quindi non si riferisce a io. Il soggetto di faccia infatti è qualcuno. Quindi, quando l'azione della frase dipendente ha un soggetto diverso dalla persona a cui si riferisce il pronome della frase principale, non possiamo usare una forma implicita, cioè non possiamo usare l'infinito, ma dobbiamo usare un verbo coniugato. E qual è il modo di questo verbo? Il congiuntivo. Esatto, faccia è un congiuntivo. Infatti Agatha dice anche mi fa uscire di testa che i colleghi non rispettino le regole per la gestione degli spazi comuni. E anche qui troviamo la struttura con che più congiuntivo e un soggetto della frase dipendente, i colleghi, differente dalla persona a cui si riferisce il pronome mi della frase principale. Anche nell'ultima frase di Agatha troviamo la stessa struttura con che più congiuntivo. Mi fa sentire felice che i clienti del ristorante abbiano un bel sorriso mentre mangiano. Ovviamente possiamo anche cambiare pronome nella frase principale e le regole non cambiano. Per esempio, ci disturba sentire l'odore di una sigaretta mentre mangiamo e ci disturba che arrivi l'odore di una sigaretta mentre mangiamo. In questo caso il pronome è ci, quindi si riferisce ad un minimo di 2 persone, un noi. Nella prima frase l'azione di sentire l'odore della sigaretta si riferisce a ci, quindi a noi. Invece nella seconda frase l'azione di arrivare si riferisce all'odore, quindi non al pronome noi. Ora voglio farvi vedere una cosa. Agatha ha detto non mi stanca cucinare, ma avrebbe potuto dire non mi stanco quando cucino. Subito dopo Agatha ha detto mi ricarica vedere un piatto finito, ma avrebbe potuto dire mi ricarico quando vedo un piatto finito. E ancora Agatha ha detto mi intristisce che qualcuno faccia una critica negativa sul mio piatto, ma avrebbe potuto dire mi intristisco quando qualcuno fa una critica negativa. Infine Agatha ha detto mi fa arrabbiare trovare la cucina in disordine, ma avrebbe potuto dire mi arrabbio quando trovo la cucina in disordine e così via. Cioè Agatha avrebbe potuto comunicare lo stesso pensiero con una grammatica più semplice, ma sceglie di dare un colore diverso alla sua lingua. E da oggi anche voi potete provare a farlo. Scrivetemi nei commenti al video una frase per comunicare una vostra emozione, come per esempio mi fa felice più infinito e invece mi fa arrabbiare che più gli altri più congiuntivo. Vi aspetto e usate il link in descrizione per prenotare un incontro gratuito con un insegnante di classe italiana e continuare a fare pratica. E mentre aspettate il vostro incontro gratuito, mettetevi alla prova con l'attività che ho pensato per voi. Cliccate sul link in descrizione per entrare nelle attività gratuite di classe italiana e fare l'attività Mi arrabbia, perché non si può dire? Se vi piacciono i nostri video gratuiti e volete aiutarci con il nostro lavoro, potete farlo con un semplice click. Cliccate sul link in descrizione dove vedete questo simbolo e seguite le istruzioni per offrirci un caffè. Grazie per aver studiato con me. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.